Incredibili. Assurdo. 5, 4, 3, 2, 1. Trailerino subito No, no, ok. Bella. Che carino il Dobby. Preso su Wish, immagino. Guarda quanta roba che hanno. Quella merda lì. Questo è già in gioco invece. Tutta roba che abbiamo già visto. Questo è tutto con tutta roba che abbiamo già visto in precedenza. Questo no. Ok, eccolo, qua ci cominciano le cose nuove. Le stagioni, perché ricordiamo che ci saranno anche le stagioni che cambiano. What's up, everybody? Eccolo Welcome qua. to the first Hogwarts Legacy gameplay stream. I'm Chandler Wood, community manager here at Avalanche Software, and we've got a lot of really exciting stuff to show you today. But bello il before we calice, get tra l'altro, into showing you the game and gameplay, I have a few wonderful guests that I need to introduce you to. First up, we have our community guest host. He brings you the latest. Guarda quanto è contento, lui mi sta molto simpatico, fa un sacco di video su Hogwarts Legacy. Bello che l'abbiano contattato per venire. Of Expecto Go, James Whitehead. Thanks, Chandler. Yes, I'm James Whitehead of Expecto Go, bringing you guys the latest and greatest in Hogwarts Legacy. Sono in studio italiano in teoria. And I am one half of Expecto Go. Perfetto, grazie amici. My wife Sue represents that other half. So I'm excited to be here, and thank you, Avalanche Software, for inviting me. I cannot wait to go over this gameplay. I just gotta say that. Welcome, tutte le cose che hanno dietro and we've got two people from pagato da Hogwarts Legacy. Two of the many people bringing this thing together, the magic of Hogwarts Legacy. Me li ricordo, loro me li ricordo tutti dal video presentazione. And senior environment artist and Hogwarts expert, Boston Madsen. Sì, alzo. So thank you for taking time out of your very busy schedules right now to sit down with us to help us show everybody gameplay. So what we're going to be showing you today, first, the character creator, because it's your legacy, and you have to create yourself when you get into to get into Hogwarts and bring your whole authentic self to Hogwarts. So we're going to show you that character creator. Then we're going to dive into a tour of Hogwarts, and it's just a small tour of Hogwarts, right? Because Hogwarts is huge. Hogwarts is really big. Sembra veramente grande. So we're going to be showing you a little bit, but it's still a lot. So, and finally, ending up with combat. A little taste of combat, a little taste of how all that works. Let's go. Just a little taste, yeah. So we're excited to get there. Male, era quello che tutti volevano, quindi finalmente hanno ascoltato. Character creator, and James, with you here, we wanted to. Carino, fallo creare a lui il personaggio. So, Andrew, who is going to be doing all of our gameplay capture today, is going to be handing you the controller. Oh my gosh, alright, I won't break anything. Sono molto curioso, vediamo un po' come questo character creator. Qua c'è dei preset. So a lot like other games, there's some initial settings that you can choose for your character that just kind of get them into like the ballpark of what you want to be, who you want to be, and what you want to change. Oh man! And then once you're in that ballpark, all the other tabs let you dial that in, be exactly who you want to be. It's our goal with this is to make sure that for anyone that fantasizes about bringing themselves to the school for the very first time, that they feel like they have the options to represent who they are and essentially bring themselves to Hogwarts or whatever character they want to bring to Hogwarts. Oh my god, and options galore. Do you mind if I try to put myself in here right quick? Fisicità. Okay, alright. Vabbè, preset ok, io voglio vedere però le scelte che hai sui singoli. That's me, we're here, that's me right there. Alright, so that's step one. We're pretty close, but let's look at everything here. You know, play around with some of these options. Credo che le labbra sembrano abbastanza simili. What are we looking at with this option over here with the tab? I see face stuff. Yeah, so a lot of the Questa è different solo la faces forma that you della saw faccia. Hai un bel po' di scelte.
in the previous screen, all those faces are choices that you have here. Ottima cosa, perché penso che potremmo creare noi stessi volendo esattamente il personaggio che vogliamo. And then because we knew a lot of people going right in are going to want it right away. Even though it's an option later in the game, you can collect different types of glasses, put them on later. We give you some options right up front. Hanno detto che puoi collezionare i vari tipi di occhiali poi dentro il gioco. Quali puoi scegliere alcune di partenza, però non sono tutti. I like that. Ragazzi, una live la faremo solo per creare il personaggio, lo sapete? And down here is this. Those are your glasses there. Questa è la silente. Questa è Harry. We can go Harry Potter if you want. Giustamente, ti danno subito quelli di Harry. And this is just some of the options, I'm assuming. Questi invece sono più quadrati. Through the course of the game, there's a lot of different options that you'll keep unlocking. Okay. So as part of kind of like gear for the character, there's lots of different classes. There's even masks. There's all kinds of things over the course of the game. I like how it's all Victorian era, though. Yeah. Ci sono anche tante maschere da sbloccare, interessanti. All right, so now. We can go. Vuoi vedere quanti capelli? I spend a lot of time here just like dreaming about my different characters. Bello. Oh my gosh, the pony. The thing Però, I'm ragazzi, always guardate la qualità dei amazed capelli, delle texture. Of Hogwarts Tanta roba. Legacy's character creator Sono is veramente just belli i the capelli. Texture. And like you even adding the bounce with the hair moving around. Yo, that kind of looks like Hermione a little bit. Mi piace tra l'altro che non siano gender locked And we i can capelli. just go, can I go like Tonks purple or Sì, green? guarda, puoi vedere i capelli colorati, belli. Yo, Pantene. This is so cool. Oh, I like that. Bello, mi piace tutta questa libertà. Okay, Chissà se ne puoi sbloccare altri in gioco, non lo scenes. so. I used to have this type of hair like way back, but Was it purple? I wanted silver tips, so that was the closest I got to any color. But oh my gosh, this is so cool. So you literally can bring yourself. Veramente, like, sì. Quello che sto pensando anch'io, puoi veramente creare te stesso molto in different in maniera hairstyles tranquilla con tutti All right, questi so stili di now capelli. you're getting over here to play around with. These are more con subtle la options. We've faccia. got freckles, moles, different Sì, things vedi che like cambiano when it comes to your tutte le complexion, ombre. like darker eyes, maybe like some shading on the cheeks. Puoi metterti anche man. i nail o le cicatrici. Guarda quante With cicatrici sono sotto. I do have a bit of fun with that. La And then the seconda, scars are, no, metti la one of those seconda. options where- C'è una cicatrice che c'hai una cazzo di ecco, mettila, quella. Yeah. Scar, but you can come in with different Yours. scar Che options. figa, Yeah. che figa. Oh wow. Look at that. Io proprio ho un fetish per mettermi le cicatrici in faccia quando Eyebrow credi. scars. Yeah. Love those. Yeah. Mi You piace look veramente kinda un like- sacco. Yeah, you look Si era kinda chiuso just like l'occhio? But anyway, so Quando ho now messo we're la over cicatrice here. sull'occhio, sbaglio? Mi sembra di vedere proprio l'occhio che si This- chiudeva perché la cicatrice era guys. sopra o ho visto male? This is so sick. Again, getting more subtle here, you know, really like Madonna, dialing guarda in che that pure lì. face to really 37 Yeah. differenze I don't know how sulle revealing I wanna forme be with my delle facial, sopracciglia. features now, just like, yeah, I kind of have a big Buono. face. Yeah, my eyebrows kind of sit kind of low. È But, molto I mean, molto literally, buono you come have so creator. many options just starting the game. I feel like I'm going Non to è be ai here, livelli like, degli forever. MMO coreani dove c'hai gli And then slider this che puoi final tirare tab manco here, this is fossi where you kind of bring your whole character together. You know, chirurgo. this is where you finalize everything. You're not choosing your house here. Okay. That's not yet. That Ah, non was scegli a theory. ancora? Scegli But- la but, you know, voce, here's i where you tipi di bring, voce e you anche il choose pitch voice della one or voce, voice quanto two, vuoi which che is sia more kind of a profonda. masculine or feminine voice, and then even within that, changing your pitch, Oh, with the the pitch Mi slider. piace It's a questa cosa. subtle C'è slider, molta but- scelta but you can hear anche it. per chi magari non binary o roba del genere. And so you can kind of È make un'ottima out cosa. the differences. But yeah, you choose which kind of voice that you want. Poi puoi You'll be scegliere selecting anche your la difficulty here. For today, we'll difficoltà. just go normal because Andrew's going to be taking us through some of the Tanto come vedete experiences non, of devi combat mai, non later. ti And fanno we can talk scegliere a little mai more il about sesso. difficulty, yeah, Hai with la scelta combat tra le and how due that voci plays in. e But in I quale think the dormitorio important vuoi thing here is appartenere. like if La Rowling for si people sta who aren't strappando gamers, capelli in especially, questo momento. story mode is a way to get into this without being worried about like, oh, do I Molto need to bello, be mi good at piace. games? Veramente, No, veramente just molto enjoy this inclusivo, game. questa cosa mi Now we piace. could expect 4 those, difficoltà, then go. storia, easy, normal e hard. We're good. Sa che noi lo giocheremo And in hard, then, giusto per whether you wanna be farci del witch or mare. O normal nella What do you prima think? run, Character vedremo. creator? We're good? I'm good. let's explore Hogwarts and let's get into some combat. All right. Through the Okay. magic of using a dev kit, we're going to be loading up a save a little later in.
so that we can show you more about Hogwarts. Ok, adesso mostreranno un salvataggio un po' più avanti nel Andrew's gioco. got some gameplay pulled up for us here. We are ecco l'UI, out abbiamo la minimappa, there you are, you're wearing the House Fanatic robes. Bello, from the molto pulito, perfetto. Yeah, I do look good. And this is our first look at the Hufflepuff common room, I'm assuming. I mean, dorm room. The dorm room. Yeah. This Che is carina awesome. anche. Alan, Questo è del tasto rosso, what are we bellissimo. seeing right here with the UI? Because this is our first look. Yeah. So right now we know there's been a lot of questions about the HUD because this is the Dice, first time parla we're showing dell'HUD che non l'avevamo So fatto vedere fino ad kind of adesso. going over it from right to left. On the bottom Quelli right sono gli is what we call our incantesimi. spell diamond. So those are everything that you see in it are slottable spells. So we have Più di over 20 20 slottable spells incantesimi da that you can mettere earn nel over the course of the game. quadrante. And that's where the player can place them and use them and Quindi access probabilmente avrei them very l'attacco quickly. leggero, l'attacco pesante e To ogni the volta top avrei left of 4 that is you'll see the scelte. D-pad, and sta. on the left is an eyeball, and on the right is a bit of a grid. So the eyeball is an example of one of not a slottable spell, but what we call an essential spell. There are certain spells that are used in very specific contexts, or that we just want on the controller all the time. Ok, quindi alcuni And incantesimi Revelio sono is one of sempre those. That's disponibili. left on the D-pad. Perché deve, On the right on the immagino cose D-pad tipo is that l'Alomora, grid roba del represents genere. where you might slot spells. And so right now, today, we're not going to be going into the spell slotting menu because we feel like there's a lot of spoilers there. You know, like what are all the spells and what can we do? I would like spoilers, but I understand. Non voglio far vedere ancora But tutti we do want to gli make sure there's still some incantesimi. goodies left to share with everyone. And then on the left side, that thing that has the L1 button next to it, that's another thing where we don't want to spoil, but basically that's where you access your tool wheel. So there's a lot of magical tools that you're going to be kind of rolling over the course of the game. And so that's where you would access them rapidly is our tool wheel. Interessante. There are a few things that I left off the table on the right. The green bar is your health, and basically there's a potion next to it. That's how you might heal. Un po' piccolina la salute, si posso dire, però magari poi la fai espandere. And all the way on the left is our minimap. Tra l'altro non so with a se kind of notate overhead view of where you are qui, currently in your common room that c'è la scritta. updates as you travel through Aspetta che ci sono i sottotitoli Hogwarts che vi and vanno beyond, out the contro. world. And for those fans out Questa there linea that qua aren't a huge fan mi of sa minimaps, che because we know they indica exist, la tua there's also ultimate, options to la remove magia the minimap antica. and Quando la turn on carichi or off probabilmente potrai different usare la elements magia of antica. our HUD. Really immerse yourself. And we'll go more into the spells as we get into combat, but that's kind of Va bene, that's ci, what you're ci seeing. sta right? And come this is HUD, è our molto HUD. pulita, quindi mi piace. Also, Andrew's giving us a good look over here. I want to call out. I'm a big fan of the bedside tables in the dormitories. Sembra 30 fps. Very nice Oddio, bedside Santa tables. madre, spero chiaramente. E comunque una development build, non lo so. The honey-colored wood was mentioned in the writing. Magari se nel Lore. video ci fosse. There we go. Spero che non sia solo a 30 So now fps, we're se no si walking ammazzano out completamente. into- We really tried making these low-ceilinged dorms to give you that bad Che perception. bello. Sembra veramente una casa The first thing I Hobbit. know is the music. The score is amazing. Sì, la musica è tanta roba. La sto And I'm calling aspettando. out here. This is unique music that you're hearing for the Ah, questa è Hufflepuff la Common musica Room. della Go sala back di to those Tasso common room Rosso. videos we released. You'll notice the music's a little bit different, and that is entirely intentional. Metropolvere, l'ho detto io che quello sicuramente sarà Metropolvere. La Just wanna minimappa è welcome molto you minimal, to mi common piace, room in ricorda un po' la every mappa del single house, malandrino. a little bit differently. So you can customize that experience right away. Sì, Oh dice my 60 God, fps, it's so ok. awesome. Look at that. So I mean, beautiful design. Che we bello. could spend like the entire rest of the Guarda stream quanti just in the dettagli. common room here and talking about it, and I'm sure Boston and Stupendo. James could be like Ah, just che i geeking cactus out over it. ballerini. All the details come from J.K. Rowling's writings for this common room. The round doors, the hanging vines, even the dancing badgers on the fireplace. Bellissimo, bellissimo. Guarda, lì c'è Tosca Tasso Rosso. Which is like elements for each of the houses, right? È veramente Hufflepuff is stupenda la earth, casa di Tasso Ravenclaw's Rosso. air, Gryffindor is fire, and Slytherin is water. We Wow. really leaned into that for each common Ah, ok, room. tipo ogni casa è Feels legata earthy, ad though, un earth and elemento, uno dei passageway, quattro that's what we elementi. were- Ci sta, ha Hopefully, molto it should feel senso. very familiar. Yeah, it does. It Alla does. fine sì, ha perfettamente But senso, I know si sposano we don't molto want to bene. leave, but we're gonna be leaving. Tasso rosso con la terra, Grifondoro I fuoco, understand. immagino, Serpeverde acqua e Whoa, Corvo the nero sound aria. effects though. Like looking back at the past trailers, Sì, with this senti music, che but kind bello. of hearing how Tutto il suono Hogwarts del is legno. now. That's so cool. Very tactile. Yeah. Andrew's going to make use of one of our spells, Revelio. Use Revelio. Revelio right here because there's a little magic. Ok, c'è qualcosa di going on. nascosto. File guild page. Un collezionabile. So these are something that we kind of interchangeably call Frammenti di Revelio conoscenza, pages. le cosiddette War pagine pages. And you'll notice a Revelio. bunch of things pop up on the screen. Yeah. You see that we got Like some Ha preso XP for it, dell'esperienza, and ha you can also see that sbloccato we've una advanced something challenge di called like a collezionare tutte field le guide pagine. challenge up in the Okay. corner. Uh-huh. So I want to talk about that a little bit. So
we had to ask ourselves, what? Continue, I'm sorry. There may be something you may or may not be able to tickle there. Yeah. But in our game, we had to answer the question, you know, we're a late fifth year. What does that mean? How do we catch up to the other students? Okay. Guarda la fix! We have an answer to that question, and it's given to you by the staff. So there's something that we call the Wizard's Field Guide that's granted to you early on in the game. And the Wizard's Field Guide is how you actually così che work ti metti on in pari catching con up gli with the other altri. students. So Andrew, if you hit pause for me up here, before you push forward a little bit, you can see in our pause menu, it's got this book theme. Wow. Bellissimo, ok, mi piace un You can botto. see your house kind of crest Right, overlaid. Poi dobbiamo over it. tornare a mettere in pausa Okay. quando è You can see finito, that on voglio your level as analizzare well. tutto. So that the field guide has this magical property Okay, of looking livello, out gear, into the world mappa. around you, and the reason why it's on loan from the Ministry of Magic and the professors So have cool. granted Ah, it cioè tu hai to you as a fisicamente la late fifth year guida. student is because they want it to help you catch up to the other kids. And its magical property is to discover different opportunities to learn and grow all around Cioè you. il tuo So menu the way è it la works guida is, che as loro you ti discover danno come gameplay corso in the avanzato. game, it actually recognizes that as a challenge, which is kind of On the bottom. locked into there. Okay. And Andrew, if you go in there, you'll see different types of challenges that are combat challenges, quest Wow. challenges, Bellino exploration così anche challenges. con le And you can carte, see field come guide mi pages on there as piace. well. Yeah. So 1%. We unlock that one field guide page. 0% di that entire progresso. category is one of the ways that Tutto al the book 100% itself per kind of forza da spills fare, out ragazzi, into the obbligatorio. school, spills out into the school and kind of hides itself with different types of challenges and different things to do around the school. Molto carina that you're anche actually going to l'animazione, come si interact apre with tutto. to help you grow as a wizard and practice your spells. And so that thing that we just saw is not just a field guide challenge and a way to earn Yeah. XP. It's also something that that players Ok, can ti use aiuterà anche a to scoprire di più learn sulla about the school as scuola. they're traveling around. They spot these little secret facts and they can kind of play a little bit of a game discovering all of them. And there are Combattimento, over questa, 100 esplorazione, pages field in guides Hogwarts. e la stanza delle Little necessità. glimpse of the grand staircase Yeah. here. We're not gonna. Circular staircase. All to the match the tower. portraits. Che bello, And guarda I che did belli notice anche i the ragazzi. blue flame just ignite right there, which was so Vedi? cool. L'ha chiamata la fiamma della vetropolvere, Oh, quindi Fast travel assolutamente points there. quello. Viaggio rapido l'ha detto. Hourglasses. We had Le clessidre! How much Che fun was it designing those and putting all Oh, they're those in there? gorgeous. Wow. That they're there just like in the books. Yes. Right It's next a to nod the to Great lore. Hall. It's a nod to Yeah. lore. House Points is not a core mechanic or system in the Yeah, game. we It didn't is turn it into into like Madonna, a che gameplay belle. system, but it's Ma guarda che definitely sarà fare present tu. as part of it. And there are lots of choices where we want to nod to things that aren't necessarily gameplay systems, but Yeah. we nod to them as part of the narrative. over to the Dobbiamo right subito there, riempire quella di Amber was Serpeverde, per teasing, that's forza. The Great Great Hall Hall. over Yeah. through those doors. Again, we're not going there. No, non He's ci fanno just vedere la kinda sala like, grande, bastardo. Guarda che c'è Gandalf là sopra. Ah, Cool, guarda, cool. guarda, guarda là. Si può Here's prendere? another collectible page, you know, just again showing you like just these things around Hogwarts. Ok, that sono you tutti can collezionabili così. do and pick up and That's a shot straight from the trailer too. Just that part right there. I recognize we that. might be giving you a little fan service here with callbacks to those. So And this must be summertime because I noticed these are the summertime windows. Queste sono le finestre These windows will estive. change with the seasons. Yeah, the detail they put into this is kind of it. Perché probabilmente I siamo get all'inizio surprised by it all dell'anno the time. ancora, cioè tipo Sentient settembre. Magic Castle. So. Inizio settembre. Oh man. And we're going out. Look at that. This is No, where beh, the students would immagino che- normally kind of congregate, just to kind of chill Bello. out, play. Tanto mi each porta un other sacco outside di the Great ricordi dalla Hall before and versione, after cioè dai meals. vecchi giochi di Harry Potter quando uscivi nel cortile. And I love the way that when the castle interconnects ma è to enorme, ragazzi, that it guardate che interconnects roba. outside, inside. There are pathways on both sides of things, so you really get a sense of scope Yeah. to how big this castle And when is. you see things like you'll notice a bridge over there. That's a place you can go to and Porca cross. troia, Everything that you gigante. see is a place that you can visit. Wow. We tried so. Cosa? Un po' with the buggati laughter, make quei... it feel really alive. Ah no, erano Not i just ragazzi sulla student scopa, pensavo population, fossero di even just corvi. students E dicevo, perché si Scotland. sono buggate le ali? Noi And this invece erano castle's ragazzi been sulla here for hundreds of scopa. years, so just kind of the moss and all the trees that have overgrown it and Oh my gosh. that landscape, that This Scottish. location might look a little familiar to you. I thought I recognized it. I believe this is from the Spring ASMR. Bello. And Roba. yes, so that puzzle right there, that view, Andrew is taking us right back to I am that. going to tell Andrew not to interact with that puzzle and to keep moving on. Tanto aspetto di vedere We can't questo video in spoil 4K everything. We perché can't give you col fatto che una live la Hogwarts qualità has è a un lot po' of me, secrets. voglio capire un po' meglio. Oh my Cioè, god. madonna, che But this dettagli. is this
grand entryway right here coming down into le ambientazioni e I posti sono incredibili, sono veramente and we point out the greenhouse ammazzati. outside, and we'll notice when we get down there that it's on the right. This is a big hub of the school. Like it's a big castle, but it is designed so you shouldn't get very lost. This is kind of a grand central Belli anche station. questi enormi quadri animati. Each direction, you know, it's green over there, so the greenhouse is over there. Wow. Transfiguration courtyard, you know, the library straight ahead, so it's kind of the hub. Oh my god. Even the color visually, you can just tell, okay, green, greenhouse. Oh my god. A lot of it'll be subconscious, but it'll help you really learn the castle and feel like you Piglia la pagina! That's not no, non lasciarla andare! Learn. All of us here Che still get pretty lost in it on a daily basis. It's a castle. Super triggerato che non l'abbia presa. I love that Andrew's definitely teasing a lot of things here. I'm noticing he's swinging the camera this way and that. Bellissimo. He's got this grin on his face over there that's just like, I know what I'm doing. From the reveal trailer, there's that dragon. Oh my god. This is another location where the students will gather, questa è you know, and just kind of chill out. No, non è. And an opportunity to talk to somebody. Una quest? Quest giver here. Ah, una missione, ok. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. Cioè, siamo proprio dei pezzi You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Però mi piace che hai più opzioni di dialogo, quello sì. In questo tipo di gioco le voglio. Ma che sta succedendo là dietro? C'era un tizio che gli esplosa la faccia. I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Those kind of side quests are really, it's a cool way to interact with your fellow students, with perhaps other teachers, with, you know, various things like that, as well as ma perché sono le animazioni quelle, come dire, generate dall'intelligenza artificiale, non so come si chiamano, perché non sono pre-renderizzate, perché se dovessero pre-renderizzare ogni singola animazione di ogni singolo dialogo non finirebbero. Sembrano quelle di Horizon. Can also offer different choice points for the player, and then some of those things can affect things game-wide. Some of these affect characters' lives, the ending of the game. Ci sono scelte che influenzano il finale del gioco. Just being a jerk. Yes, absolutely. So the scale really varies. Hai detto che puoi fare delle scelte anche solo per essere uno stronzo. Wow, look at this. This is the Dada Defense Against the Dark Arts. Power. Dada, mi piace la chiamata così. This is one of my favorite locations in the castle, just visually. Sembra il British Museum, quello, non il British Museum, il Museo di Scienze Naturali a Londra, mi ricordo un botto. Anywhere else in the castle. Somebody else that we can talk to, notably a younger student. Yeah, she looks like a first year or una undicenne, ma a me non... Are you all right? Don't you know who I am? Ok, sì, ok. Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Ah, qua c'è un po' meglio, forse. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt. Non so, qua mi sembra già meglio. Forse va veramente da personaggio a personaggio. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Ragazzi, c'avevo le gobiglie, vabbè, goti. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Puoi dire? Ah, ok. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Bello, però mi piace. Molto carino anche come scambi di... It's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Però aspetta, possiamo giocare, perché la missione non è gioca a gobiglie, la missione è recupera le gobiglie.
Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells. È vero, l'audio rimbomba perché sono in una sala. Molto carino. Beh, giustamente puoi scegliere. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no sia lo time. stesso personaggio contando che ci passa un secolo di mezzo. I love that interaction with her because there's so many ways that you can go with that. You can you can feel for her, you can be a jerk to her, you can be like. Tanto adesso sono anche comparse sulla minimappa, ti indicano dove trovare le sarcobbiglie. And your opportunities to be mean there aren't over. Che bella, guarda lì. That's a good example of the gobstones too. I know people are gonna ask, gobstones playable? They mentioned it, right? Yeah. So yeah, gobstones is one of the things that is not playable in the game. I know we've had to rip the band-aid off on a few things. Non ci sono le gobbiglie. Honestly, it's both it's an amazing thing on the franchise how many things about this like speak to us as fans and that we want. Basta, niente più gotis. And there were niente gobbiglie, non lo compro. Kind of like which things we will and won't include in the bucket. Vabbè, ci sta, nel senso, vabbè, non è una grave mancanza. Sarebbe stato però molto figo within the world. Right? I'm glad they mentioned they're a part of the Wizarding world. Yeah. Every single time there was something that we regretted because we couldn't include it. We also tried to figure out a way to make sure that nel DLC, ragazzi. Stories, make sure that there's a way to kind of like acknowledge it, touch it. You know, and make it feel like it's definitely part of the world. Non c'è un dinosauro ma un drago così grande. No, anche I was like, we're in the Defense Against the Dark Arts class. I recognize that staircase to the left where we were just at. Andrew was walking by. Guarda però quanti dettagli ci sono sugli scaffali. Oh my gosh. Being in a classroom, I think this is a good opportunity to talk about how classes come funziona la lezione? Questa è una cosa che mi interessa molto. Is it a schedule-based system? Is it to tell us how classes work? Yeah, so ultimately decided not to go the sim route. So I think like one of the speculations was, is there time of day? You know, that kind of thing. Like, can I miss class at this time of day? There is a day-night cycle. Yeah, there is a day-night cycle, but everything is very narrative-based, and so there's a big mystery going on in the world. There's something happening in the narrative, and we essentially see it as kind of like chapters in that narrative. Each chapter of which has a set of missions that you can choose between as you're progressing through the game, and classes fit within that structure. So there are mainline things that the players have to do, and then classes also appear on the sides as well. Ci sono anche classi opzionali per migliorarti, per salire di livello, fare missioni. It's absolutely true that classes provide all of your major tools throughout the gameplay, your spells, your major abilities. You get to know the professors. Each one of them has these bespoke kind of events and moments in those missions. And then there are also additional opportunities outside of that through kind of like side classroom missions, essentially, where you can learn additional spells or things that you need in your adventure and also get to know the professors better. And I just want to call out something that Andrew's been kind of showing off, ways to kind of interact with the environment and just engage with the world. And, you know, maybe down there he's sipping some tea with the Victorian high, you know. I just don't wonder you like this area built it for like the purebloods and the Slytherins. Oh, come on. Well, like, speaking of lived in, like, the sound effects again, the chatter of the communication that's happening. L'audio, anche il montaggio audio sembra molto figo. It just makes it feel more alive. Little events like that, brooms going by I just saw overhead. a broom go by. Love that. Molto figo. The data tower was one example, but no two halls. Cioè, più che altro sembra veramente tanto diversa. Ogni zona che esplorano sembra completamente diversa dall'altra, pur essendo soltanto un'altra parte del castello. Help you not get lost, but this is Hesperus Hall. It's a little nod from the Marauders, a name that came from the Marauders map. Infatti sono super curioso di vedere poi come sarà anche il mondo aperto, cioè quando saranno fuori nelle campagne e tutte quelle robe lì, perché ok, Hogwarts abbiamo capito che è incredibile, ma che livello di dettaglio sarà? Spero di vederlo poi nella sezione quando tratteranno il combattimento.
Perché immagino che non combatteranno ad Hogwarts. Ah, c'è una porta chiusa lì, non si può andare. Magic for hundreds of years. It's going to kind of grow and develop. Oh, I heard something. Yeah. Speaking of characters. Speaking of magic. Che bello. Guarda, c'è Pix che bulla. Qui mentre tu giri c'è Pix a caso che bullizza gli altri studenti. I know there's that statue over to the side. Do you know who that is? Lachlan the Lanky, and he's got his Bowtruckle friend. And I think if players don't know, there's another Revelio page there. Yeah, there's a map of Argyllshire. We know the fat lady hides there. Hides behind it. That's right. The third book. But sometimes a hallway has personality by how it looks, or we just passed a music hallway where the portraits have kind of taken it over. Che bello! In quei due ritratti hanno preso il controllo e fanno musica. All right, I gotta call this out here. I know there's been some criticism in the past that our trailers and our gameplay and what we've shown so far has not had enough criticati perché non c'erano abbastanza gufi. So here we are non sapevo sta at cosa. the Owlry. We're looking directly at the Owlry to show you guarda, si vedono i gufi che entrano. It's a lot of owls at the Owlry. Che bello! Great callback. Great call. Ottimo I also love that one of my favorite things about just kind of going around on the outside of the school is that all those things that I see are places that I can go to. Questo è figo, perché dici se tu vedi una cosa sai che puoi andarci. Tu la vedi là fuori, sai che potrai andare a visitarla. Kind of closing out our mini tour of Hogwarts. Stiamo per arrivare alla fine del mini tour di Hogwarts. A fraction of this enormous castle. We're closing it out here in the clock tower, so another recognizable location, but this is where Crossed Wands, which is the secret, not so secret dueling club is that the students have put together. Professors definitely know about it, but they think they're being clever. And it's run by this Lucan Brattleby who's in a younger year, but we kind of like that he's running things. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Ok. Ah, ok, così ci mostrano un po'. Ce lo mostreranno così il combattimento. All your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Ok, sono due prove really per good provare. Opportunity to now jump into combat, because really in the game this is going to be the first time where you yourself get to learn about combat and combos in a big way and in a new way. For me personally, this was where the game like really starts to open up to the possibilities. Come funziona questo combattimento? So we've set up a training dummy, and this is kind of an activity where you're supposed to execute according to kind of. È vero, scusate, avete ragione, sto coprendo l'HUD. What we see on the top is the Accio spell, followed by. Grazie, Vici. Non l'avete visto per tutto il tempo, ma non importa. There's certain spells with the. Cazzo, ma ragazzi, ma non dovete dirmelo prima. Io ho passato un quarto d'ora a parlare dell'HUD, non stavo coprendo. You trigger that by tapping R2 on your controller, so you can see in the corner R2. Okay. So if you tap R2, that throws out a basic shot. But that R2 is also your gateway to all of the spells that you might slot. So if you hold R2 instead, you can see how the diamond expands. And if we let go, you see how it contracts. Yeah. And so if you hold it again, it expands. And so when it expands, all the spells that you slotted while you're holding that button can now be tapped with your face buttons. Awesome. And not only that, but over the course of the game, you can gain additional spell diamonds, up to 4 additional ones, so that you can slot up to 16 spells, a 16 incantesimi contemporaneamente, perché puoi aggiungere altri 3 quadranti. Fulfill the fantasy of in combat, I need to be able to access things. Oh no, sarà come giocare a Final Fantasy XIV sulla Play. You learn over the course of these events, how to juggle not just the spell casting, but also it reinforces an understanding of another feature of the wheel. La roba che vedete sopra non ci sarà normalmente, solo che questa è una sezione di allenamento, quindi lui ti sta facendo vedere. Quindi ha fatto una bella combo. On the spells that he's using on the wheel, and then as you progress through the game, there are different things. Che figo, lui usa tipo il Leviosa per alzarlo e poi mentre è in aria lo attacca. And adjust and update those things. And so if you hold down R2 and you tap the D-pad, it will switch between your other diamonds if you've unlocked. L'ha detto mana? Perché mi sembra solo che le abilità le puoi usare soltanto di aspettare il cooldown. It looks like we're about to get some action over here. Yeah. So this is a great way to kind of learn how to. No, non c'è mana, semplicemente usi l'abilità e poi devi aspettare che si ricarichi. So you pull those combos right together. Yeah. E dice di ok, poi fa questo, lo porto da te. Awesome. Bello che è combinabile, cioè tu lo alzi e quando lo tiri a te, se in aria lo tiri in aria, giustamente. Io però voglio vedere i nemici, perché il mio dubbio più grande è che cazzo fanno i nemici mentre tu stai attaccando?
Bello, mi è piaciuto sul manichino e tutto, però voglio vedere... I think now we can take on. Ok, risponderai ai colpi, ecco, quello volevo vedere io. Luca Laurenti. Some more features of the combat system. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? We're on a PS5 dev kit here, so we're going to be able to kind of pause the action and talk about what you're seeing on the screen, because there's about to be a lot going on. Puoi scegliere il partner con cui duellare. Vedi che c'è Natsuko Kunai, che è la ragazza di Grifondoro, e Sebastian Salo, che è il ragazzo di Sempreverde. Some of your classmates, but in this case we're not. We want that action to feel a little more frantic towards you, to really get you that sense of combat. Sa che non combatte con questo che hai detto, so apparently you've got quite the reputation because they've got you up against 3 people. Da solo contro 3? Non vedo l'ora di picchiare tutti i bambini, ragazzi. No, nel senso, cioè... But we can probably just kind of jump in. Bring to Vanishing the Source You're not the only one that has Protego and the ability anche gli altri parano. Che figo! And we actually play with that when it comes to the spell casting. So you notice that there are different colored kind of shields around the different characters. Ok, quindi devi usare differenti abilità per rompere i differenti scudi. C'è il danno, ottimo che ci sia il danno. Voglio vedere quanto faccio di danno. Guarda sotto che si è caricata. Si è caricata la barra dell'abilità speciale. Also being a color indicator for which actual spell to use to break the different shields that enemies can use. That way it rewards kind of like that close. Quindi sul giallo usi il Leviosa che è giallo, così lo spezzi, ok. We got this paused here now, and you can kind of see all the elements on the screen, the halo around the avatar's head, each of the different shields, to kind of give us a breakdown of what's going on. Breakdown, different things that you're saying. So you notice at the top that we're kind of like calling out which enemy you currently have targeted and their level and health, and so as you target different characters, you'll be able to get that breakdown. Ottimo, perché io odio i giochi dove non ti dice la salute dei nemici. È una cosa che odio. An attack, it's almost like you have a little bit of a sixth sense for those things that are coming. Ok, hai l'indicatore che ti dice gli attacchi per doggiare, come praticamente tutti i giochi action. That you'll be able to deflect that attack that comes in and that deflect where it goes off and like hits things up and kind of breaks things off walls too. But also if you hold the button, then it also deflects and turns around with a counter attack Stupefy that actually stuns the enemy. And you can use that even in your combos and stuff. So if you're focused on a character, è troppo bello che alzare i nemici e tenerli fermi come dei deficienti. That attack into a direct attack on the person that you're comboing. Back into gameplay here. Andrew's gonna pretty handily finish these. Bello, mi piace un botto l'animazione quando devia. Ok, si è liberato. Oh, figata. Pozioncina? Yeah, we really felt like in the movies there's almost like it's kind of like there's this element of kind of like fencing from a very great distance. That's a good call. And there are a lot of things that we had to do with our controls and combat system in order to kind of capitalize on that idea that's pretty unique to the Wizarding World. Sì, l'animazione di combattimento e gli incantesimi mi piacciono da morire. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. Che faccia fa? You'd better keep practicing if you want a chance of winning. Practicing. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Ok. Completata. And that is more or less going to wrap it up for us for now, for what we wanted to show you. Character creator, tour of Hogwarts, and just that little taste of combat. But we didn't want to leave you without maybe a little taste of something that may show in the future, may show next time. So leaving the castle, going out Ok, forse quindi nel prossimo showcase ci faranno vedere il mondo fuori. More owls. Confermo la presenza di altri gufi. Owl mail. There's the owlry again. Yes, all of the owls. But yeah, just heading out here again to show you like from Hogwarts to the world beyond Hogwarts. And this is not somewhere where we're going today, but we will definitely be taking you in the future. A little glimpse at the scale of the castle back there.
gigante. Alright, so we're gonna wrap things up here, but ok, quindi ci sarà un altro showcase dove ci faranno vedere l'esterno. But I think, James, you may have a few other questions here at the end of things. So while we're done with what we're showing on the gameplay side, I know there's a few things that we want to pick cosa chiederanno. Boston's brains about. I would love that, because there's a lot. All right, so some of these questions we did pull from the community secretly, but I did pull from the community. So, probabilmente chiederà cose intelligenti. And also from, I mean, going through this, I feel like you've come up with some things you want to talk a little more about, I'm sure. Elaborate on. Beh, appena finiscono loro facciamo un recap perché ci sono alcune cose che voglio tornare a vedere meglio. So, this would be like for the both of you guys. Ma possiamo tornare a ricreare il nostro personaggio? And change our character creation if we don't like it. So not everything, but there are certain things. Okay, puoi cambiare i capelli, hairstyle, hair color. So kind of like core shapes, you know, like with the body and face, not after the fact. C'è un barbiere a there are Hogsmeade. lots of things. There's kind of like a barber shop in Hogsmeade that you can go to, and of course inside there's a wizard barber. Right? Yeah. Possiamo mancare. Vabbè, ci sta, nel senso è come gli MMO. Oh my gosh, that would be so che puoi cambiarti barba, capelli, taglio, queste cose qui, però giustamente non è che ogni volta ti rifai tutta la plastica facciale. But that's in terms of like your character and the stuff that you have, the character creator. It's like a smaller set of what you saw there. Okay. Ok, quindi ci saranno anche a conferma ci saranno altre cose oltre a quello leisurely activity can we do? Can we study with our free time? Okay, cosa possiamo fare nel tempo libero ad Hogwarts? What are we doing just hanging out in Hogwarts? Because as you progress through the game, there's a bunch of different missions that open up. Most of them are driven by different characters' personalities. You know, some of them want help getting up to hijinks, or some of them want to just explore secrets in the castle because there are new secrets in our castle to explore. And so, so I think there's a bunch of things to do. And when it comes to class, as I mentioned earlier, it's not just kind of like the mainline stuff. There are kind of like extracurricular assignments, some of which are optional, some of which are kind of like blockers for main mission. Kind of like you can't go on this mission until you have the spell. And then the spell is open, you know, the assignments. Così è il tipo di missioni secondarie che mi piacciono, quelle che servono a qualcosa. There are opportunities to study, so to speak, like with that, but they do all take the form quindi tutto è sotto forma di mission missione, c'è anche tu che impari altri incantesimi, li impari tramite altre missioni, ovviamente ci sta. Let's get into some combat right quick. Do spells have different levels or are they all equal? Spells have different levels or are they all equal? I'm trying to think of how to describe that. So each spell has kind of like its own core identity and what it does in the game with regards to la questione che lui ha chiesto, possiamo livellare i nostri incantesimi and enemy combat and all that kind of stuff. And then it's through the talent system. Ok, il sistema di talenti. When you go into that, it's kind of like each of those spells has ways to kind of like advance, grow, and change. And as you spend talents, in some cases, it even changes like the way you approach the battlefield and things like that. So I'd say that's no more true than with like dark arts, for example. And as you go down that line and you kind of play around with those talents, it really does start to kind of like affect even how you approach combat and how you think about the battlefield. I won't be touching the dark art stuff, but I know many of you guys will be. Maybe on your second playthrough? Second playthrough. Nel secondo playthrough l'ha detto. Quindi si presterà per più playthrough. Ok, ultima domanda. With this game that you guys have been working on for however long and the excitement you guys have, qual è l'esperienza di Hogwarts Legacy che non vedete l'ora che fan vivano? Hogwarts Legacy that you are excited for the fans to experience. Boston. I think I'm just excited for the fans to play through the world, specifically the castle. And spingere a leggere i libri, bella. I hope that either whether you're already a fan and no, poi comunque si vede chiaramente che hanno messo un sacco di passione in questo progetto. We just point at each other in the best way possible, and I'm just excited for fans to get to finally go to Hogwarts and feel like they can own it and live there. I've lived there for 5 years. It's a great place to live. Official 5th year. It's really funny because
because I want to give a different answer and I will. But I actually feel like the most honest answer. Quello che tutti dicono è quello che aspettiamo di più è che i fan esplorino il castello, perché è evidente che ci abbiano messo tantissimo amore nel castello di Hogwarts. Hogwarts the way Austin knows it, because she knows the school and the lore better than I do, and thank God, right? Because you want the person architecting it to really know that. But when I rewatch the films or I'm rereading passages from the books, there's a different relationship to those things having played the game. Right. And so it's really looking over the edge and seeing. Dice che adesso quando rilegge i libri ha un'esperienza diversa perché magari ha visitato certi like if you go down this way, there's actually a thing over here and there's this person over here and this thing happened and it just adds all this richness to everything that you already love. And not just that, but you're going to add your own story. So you know what happens around that corner because you did something. Sì, questa cosa è fighissima. And then the quick answer, just to have something different, is I just love being on a broom. I just love looking at the whole world and just being like, okay, I can just go. Ok, quindi, ok, la scopa veramente ci permetterà di andare dove cazzo ci pare. Nel momento in cui la sblocchi, mi sa. Cioè, vedi una montagna lì, sali sulla scopa e vai. Questo, se poi davvero è così, è bringing the community together with it and sharing those stories, because it is your story and you are going to be writing. You know, this is your unique experience within this, and even within the things that are the same, your unique experience is different from mine, is different from, we're all approaching it from different places, and I think that's going to be really cool, the way that everybody brings those things together. All right, and that's everything that we have to show you today. I know maybe it wasn't everything you wanted to see, but it was a whole lot of stuff. Character creator, a little mini tour of Hogwarts there, just a small part of it, a little bit of combat. And we do have some more stuff coming up for you in the future. Hogwarts Legacy releases on February 10th, 2023 and is available for pre-order now. But that's going to do it from us. We're going to leave you with a little something else, but for now, bye! Un'ultima cosetta. Cosa ci droppano? Un trailer, un altro trailer, sarebbe carino. Compagno di Corvo Nero? Ah no, sarà un video recap. Veramente tanto bello. Ma ci sarà qualcosa di nuovo, se no. Livello 18, molto interessante. Volevo vedere di più, perché ti sei fermato nel momento in cui entrava nel terrario. Nel momento peggiore si è fermato, volevo vedere di più. Bello però, troppo bello, vedo l'ora di volare sugli ippogrifi. Veramente, veramente tanta roba. Un coito interrotto, veramente, veramente. Allora, sono in realtà super soddisfatto. Aspetto adesso che ripostino il video, che in realtà c'è già, però voglio vedere in HD. Sono super soddisfatto. Non c'è ah sì, c'è il 4K. Perché alla fine era esattamente quello che volevo vedere da questo showcase. Ci hanno fatto vedere un po' di più l'HUD, che va benissimo, mi piace come minimal così tutto quanto. Adesso andremo anche a rivedere alcune cose. Il combattimento, da quello che si è visto, comunque mi sembra a posto. Come dicevo, alla fine abbiamo visto soltanto praticamente il tutorial del combattimento e ce l'hanno detto, ci hanno detto quello che vi stiamo mostrando è il tutorial. Io voglio vedere il momento in cui saremo nell'open world, anche magari giocato a difficoltà massima, come sarà il combattimento, perché a difficoltà massima non staranno tutti fermi. Quindi in realtà sono super super tranquillo. Quello che volevo andare a ripescare un attimo, allora, creazione del personaggio, abbiamo visto ci sono un sacco di preset. Una cosa che ho notato è che però non hai un solo tipo di fisico, non puoi cambiare l'altezza o il peso del tuo personaggio, che vabbè, ci sta. Perché là mi rendo conto che bisogna fare altre cose, altri rig per il personaggio. Hai molte scelte per la faccia e per quello che ti puoi... Ah, fammi togliere questi così possiamo vedere meglio. Molte scelte per la faccia, per gli occhiali, un sacco di tagli di capelli che, come hanno detto, non ci sono solo questi. Questi sono quelli di partenza e poi ce ne saranno altri che potremmo sbloccare nel corso della nostra missione. Quello che volevo tornare a vedere è... Dov'è? Aspetta. Il menu. Anzi, fermiamoci un attimo per parlare dell'HUD con calma. Aspetta, faccio andare il video così. Mappa molto minimal, mi piace perché si capisce tutto.
c'è una pozione su L1 che mi sa che saranno le pozioni speciali, tipo quelle che abbiamo visto che evocano le mandragore per aiutarti, quelle robe là. Mentre invece a destra, come dicevo, c'erano tutte le abilità speciali che possiamo fare, gli incantesimi. Quel piccolo occhio, tipo degli illuminati che vedete, hanno detto che sono gli incantesimi essenziali. Cioè degli incantesimi che non vai ad equipaggiare, perché non devi fare una scelta, ma li devi sempre avere. E quella verde ovviamente è la vita, con le pozioni della vita per ricaricarti. Quella sopra che qua non si vede più di tanto, adesso ovviamente me l'hanno tolto. Togli sta roba, fammi tornare alla barra. Dovrebbe essere la tua ultimate, perché c'è il simbolo della magia antica. Quindi immagino che noi avremo alcune abilità, sceglieremo un'abilità di questa magia antica che sarà tipo un super incantesimo, che come ho visto si va a caricare facendo correttamente le combo. Quindi io direi molto molto interessante. C'era poi, ecco dov'era, qui. Diamo un'occhiata al menu. Come dicevo, il menu con questo libro mi piace tantissimo come stile, molto molto figo. Abbiamo il nostro livello in alto, con tra l'altro la nostra casata, c'è il simbolo della casata anche sul libro. E parto da sinistra, abbiamo l'equipaggiamento, quello che l'armatura, armi, queste cose qui, l'inventario. I talenti che qua all'inizio sono bloccati, che dovremmo a quanto pare sbloccare. C'è scritto che bisogna andare avanti nella storia principale per sbloccare questa cosa. Come ha spiegato, i talenti andranno a modificare le nostre abilità. Hanno detto che ci sono alcuni talenti che possono anche cambiare totalmente lo stile di un'abilità e il modo in cui ti approcci al combattimento. Questo vuol dire probabilmente che magari un'abilità che è a raggio diventa all'improvviso da mischia o robe del genere. Abbiamo le collezioni. Abbiamo visto qui nel corso del video che ogni tanto loro collezionavano queste pagine, che sono essenzialmente delle pagine di lore. Perché, dov'è? Quella che lui raccoglieva prima diceva, vedi, guide page, i barili di Hufflepuff. Per entrare nella stanza comune dei Tasso Rosso uno bisogna colpire il barile 2, il secondo barile a partire dal basso, come si chiama? Nella fila centrale, al ritmo di Helga Tasso Rosso. Un colpo sbagliato finirà con il ricoprirti di aceto. Quindi probabilmente queste andrei a collezionare delle piccole curiosità di lore sulle varie cose che andranno messe in questo menu che adesso è scomparso. Ci sono poi le challenge, che mi sembra che abbia aperto dopo. Abbiamo le settings, cioè le impostazioni. Owl Post, secondo me è qui dove metteranno le novità, tipo le notizie, la newsletter delle cose appena uscite. Abbiamo le quest e la mappa, quindi direi tutte cose interessanti. Questo qui cos'è? Ecco qua, nelle challenge, come abbiamo visto, ci sono 5 tipi di challenge, di sfide. Abbiamo quelle del combattimento, delle missioni, dell'esplorazione, delle file guide, quindi le pagine sono nella sezione challenge, non rientrano nei collezionabili. I collezionabili sono un'altra cosa, ok? E poi è la stanza delle necessità. Quindi comunque, cioè queste sono soltanto le challenge, senza contare il fatto che dovrai fare il 100% qua e il 100% probabilmente anche nelle collezioni e il 100% anche nei talenti per portare al massimo livello il tuo personaggio. Quindi direi che di cose da sbloccare sembra che ce ne siano parecchie. Ogni tanto loro, come dicevo, anche questa fiammella verde dovrebbe essere la metropolvere. Hanno confermato essere la metropolvere e il sistema di spostamento rapido. Hanno fatto vedere altre cose sul menu. Abbiamo visto che quando parli nei dialoghi hai dialoghi con varie scelte, quindi quello sì. E per quel che riguardava, dov'era? Andiamo un attimo al combattimento. Mi piace tantissimo il sistema delle combo, perché sembra essere molto molto sviluppato. Potrebbe essere davvero davvero interessante come funziona questo sistema delle combo. Anche sta cosa degli scudi che li devi spezzare. Mi piace che ci sia l'indicatore dei danni chiaro, che ti dice quanto fai di numero, perché questo vuol dire che potenziarti il personaggio, alzarlo di livello, prendere equipaggiamento migliore, alzare i talenti, avrà un effettivo impatto. E per essere già all'inizio comunque sembra super interessante. Hanno detto se gli anni passano, cioè se ci diplomiamo o no. Nel senso, hanno detto che il tempo passerà,
seguendo la missione principale, ma non hanno specificato se cambieranno proprio gli anni. Questa è una cosa che non hanno ancora specificato, che in realtà speravo di vedere nella sezione delle domande. Però sì, e per chi chiede sì, c'è il parry, lui ogni tanto, cioè puoi bloccare i colpi e anche parryarli, lui ogni tanto lo faceva, perché adesso non so dove esattamente. Qua, guarda. Quando vedi che c'è un momento in cui lui viene attaccato e vedi proprio che lancia l'incantesimo. Vedi, questo qua è il parry, perché questo ha spiegato che questo cerchio che tu hai in testa, che compare, questo indicatore, è per dirti che ti stanno attaccando, per poter contrattaccare e schivare. Esattamente come in molti giochi action, che c'hai la freccetta che ti dice da dove arriva l'attacco. Molto interessante, sono molto soddisfatto, ragazzi, davvero soddisfatto. Unica pecca, come dicevo, un po' le animazioni della bocca, però vabbè, è veramente una cosa estremamente minore su cui posso passare, perché non è una cosa che ti va ad impattare la qualità effettiva del gameplay. Sì, quando devi parlare con i personaggi avranno un po' animazioni del cazzo, però per il resto, cioè, sarà una parte minima del gameplay, va bene. E magari hanno comunque ancora 3 mesi per sistemarli un po'. Secondo me era anche un po' il problema del doppiaggio, perché il primo personaggio era un po' strano, sul secondo era già meglio, a mio dire, il doppiaggio. Mi piace un po' per i minigiochi. Sì. Anche perché, boh, non so quanto ci sarà, ma va bene. Nel senso, ragazzi, c'è già tantissima roba. Ora non voglio andare a cercare il pelo nell'uovo. Cioè, la mia era una battuta, ovviamente non me ne frega niente che non ci siano le gobbiglie, ste cose. Contando che sono cose che possono andare ad aggiungere tranquillamente più avanti, con DLC o espansioni o nel sequel o quel che ti pare. C'è tanta roba già così. Ci hanno lasciato un po' con questo blue balling, per dire che nel prossimo showcase ci mostreranno un po' l'esterno di Hogwarts, quello che potremo esplorare sopra, anche perché già da qui si vedevano tante robe. Guarda, qua credo che c'è quella che è la capanna del guardiacaccia, quella che diventerà poi la capanna di Hagrid. Abbiamo il lago, c'è l'isoletta sul lago, dove tra l'altro credo che verrà poi messa la statua di Silente. Qua c'è un ponte. E con il fatto che Alan ha detto che tu praticamente tutti i posti che vedi in lontananza li puoi raggiungere, perché potrai volare. Di roba interessante ce n'è. E cosa hanno mostrato alla fine, negli ultimi secondi del trailer, perché c'erano un po' di frame nuovi. Cioè, guarda, questa parte è bellissima. Qua sembra esserci tipo un villaggio o qualcosa di simile, o una fabbrica. Hogwarts è lì, tu sei... Madonna, ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Di che cazzo stiamo parlando? È un mulino, sì. Ashwinder Scout. Gli Ashwinder, se non ricordo male, sono delle creature. Sono tipo quei serpenti che nascono dal fuoco, perché loro... Quindi si vede che c'è una fazione di nemici, perché questi sono degli scout, sono degli esploratori che appartengono a questa fazione. Qua siamo nel mondo aperto, come vedete. Aspetta, riesco a prendere un frame un po' meno blurrato, senza il motion blur. Ecco, se guardi dalla minimappa vedi che qua c'è segnato un campo, quindi ci sono tipo i campi che tu puoi pulire. E se guardate c'è anche una chest di fianco, quindi potrebbe essere come i campi di Zelda, che tu devi pulirli dai nemici, e nel momento in cui hai sconfitto tutti i nemici puoi aprire la chest per prendere il loot. Se fosse così mi piacerebbe, perché è una cosa che mi piace fare un botto nei giochi. E qua purtroppo ci hanno un po' tagliato. Però che figa, se l'animazione è così fluida nel momento, cioè che tu per entrare nel terrario non c'è una schermata di caricamento, ma sei tu che ci passi attraverso così, questo è fighissimo, perché lì, da quello che ci hanno fatto vedere, potremo personalizzarlo. Sarà un mini sistema di housing, perché potrai mettere tipo la casa, allestire il giardino, queste cose qui. E il mio dubbio più grande che ho ancora da quando ho visto il primo trailer è: nel momento in cui noi mettiamo la casa, possiamo entrare anche dentro la casa e personalizzare pure la casa all'interno? Perché secondo me no, perché diventerebbe un po' too much. Però se così fosse, veramente GOTY 2023. Potremmo mettere delle sedie fondamentali. Mi sembra di ricordare che nel primo trailer c'erano tipo dei mobili fuori, mobili da giardino, quindi probabilmente sì. Però sì, mi considero davvero super soddisfatto. Super soddisfatto. Non vedo l'ora di giocarlo. Ovviamente giocherà tutto 100%, faremo più run, tanta roba. Questo ce lo godremo un bel po'.